Ciao amici, ben ritrovati in questo nuovo video, ma in realtà soprattutto ben ritrovati in Cina. Siamo a Pechino, siamo ritornati proprio qua a Pechino per concludere un po' il nostro tour di 10 giorni qua in Cina che abbiamo fatto sul canale. Se vi siete persi le parte 1 e la parte 2, le trovate già pubblicate sul profilo, se volete andarvele a vedere. Abbiamo fatto un tour pazzesco della Cina. Siamo ritornati appunto a Pechino per viverci queste nostre ultime 24 ore che dedicheremo allo shopping, quindi spero che questo video vi possa interessare. Ho pensato che potesse essere una cosa molto carina da fare insieme, trascorrere appunto le ultime 24 ore qui in Cina passandole a fare shopping insieme. In realtà, come potete vedere, mini spoiler, sto già indossando un acquisto che ho fatto gli ultimi giorni, questa maglietta pazzesca dell'Adidas fatta in stile orientale che qua in Cina sta andando tantissimo. In realtà sta andando parecchio virale, la vendono qua ovunque, non so se c'è o se è già arrivata in Italia. Comunque mi piaceva tantissimo e l'ho comprata, quindi ecco, per inaugurare questo vlog dedicato allo shopping qua in Cina pensavo che potesse essere già una cosa carina da farvi vedere. Ad ogni modo, qui a Pechino ci sono veramente un sacco di quartieri dove andare a fare compere. Oggi tra l'altro cade anche il mio compleanno, quindi ho pensato che potesse essere veramente una bella idea passarla insieme, quindi trascorrete il giorno del mio compleanno insieme, facciamo shopping a Pechino. Qui appunto ci sono vari quartieri dove fare compere e oggi li visiteremo un po' in generale tutti, passando dai grandi brand ai centri commerciali alle viette molto più carine di Pechino dove si va a fare anche vintage shopping. Ci sono dei quartieri proprio dedicati anche a questo. Perdiamoci tra le vie di Pechino, scopriamo tutto ciò che si può comprare qui in Cina. Prima però andiamo a farci un bel caffè per iniziare al meglio la giornata e anche la giornata del mio compleanno. Come non andare a fare colazione in un posto super aesthetic? Quindi adesso ci andiamo e iniziamo così questo vlog. Spero che vi piacerà. Ben ritrovati sul canale, passate le ultime 24 ore in Cina qui con me. Let's go! Una delle location principali dove solitamente si va a fare shopping qui a Pechino è la zona di Sanlitun, che è famosissima perché ci sono un sacco di brand. Dovrebbe essere un'intera area commerciale con più di 300 negozi. Si può mangiare, ci si fa una passeggiata e iniziamo da lì, che è una delle zone più famose appunto dove fare compere a Pechino, e vediamo com'è. Ci stiamo andando, adesso siamo sul Didi, che sono i loro taxi che ci sta portando. Vediamo che cosa troviamo. Palese da Uniqlo subito, perché in realtà qui in Cina dovrebbe costare molto meno rispetto che a Milano, quindi tappa numero 1 si fa qui. Sono venuto da Diesel per provare un paio di jeans che avevo visto sul sito e vediamo come stanno. Tra l'altro vogliamo parlare di questo camerino pazzesco, tutto rosso. Ora proviamo, vediamo come stanno.
Siamo venuti in questo posto veramente pazzo, raga, pazzesco. Vi danno letteralmente i guanti. Siamo in un negozio dove vendono borse usate di lusso. Come potete vedere dietro di me ci sono solo scaffali di borse, ma prosegue, nel senso è tutto un intero piano di questo negozio con un sacco di borse. Ci sono tutti i brand che potete immaginare e semplicemente vi guardate le vostre borse, devono avere dei prezzi scontati. E adesso ci giriamo questo negozio che è letteralmente, è pieno zeppo di borse, tutte di lusso, e adesso vediamo se hanno anche degli ottimi prezzi e magari ci sono pure dei modelli belli. Io non ho mai visto un posto così in vita mia. Letteralmente ci sono solo scaffali e scaffali di borse, un intero piano di un palazzo con tutto questo, folle. Poi che ti diano anche i guanti per entrare, vabbè, che dire, questa è una chicca che secondo me vale veramente la pena da vedere. Mi spezzo che c'ho i guanti comunque, vabbè. Hanno letteralmente la qualunque cosa. Per gli amanti del vintage e per gli amanti soprattutto dei luxury brand, questo posto è un paradiso. Ma c'hanno addirittura delle limited edition o delle cose strane. Non so se rendo, ma raga, c'è un borsone così e ci sono tutte queste edizioni anche super strane, particolari. È folle. Adesso devo un attimo capire i prezzi perché ho veramente paura. Praticamente come funziona? Voi vedete che c'è un QR code qui, andate sulla loro app, scannerizzate il QR code e vi dà fuori il prezzo dell'item. Eccola qui, questa costa 3.448 yuan, che convertiti in euro sono circa 400, che per una camera così è un buon prezzo. Altro giro, altro matcha. Questo dicono da TikTok che è il più buono di tutto a Pechino. Oh yes, questo è veramente buono. Quello che abbiamo preso prima era buono, ma non come questo, quindi consigliato, buonissimo. Giusto una nota, da nessuna parte c'hanno il latte d'avena, purtroppo fanno tutte le cose con il latte normale, quindi vi tocca prenderlo così, perché anche se lo chiedete non ce l'hanno. Però buono. Il quartiere che state vedendo in questo momento si chiama 798 Art District. Ve ne parlo più tardi nel corso del video, ma sappiate che è uno dei più bei quartieri che io abbia visto a Pechino. Per fare shopping è pazzesco ed è veramente super consigliato. Vi lascio con un paio di immagini perché è veramente stupendo. Sappiate che è uno dei miei preferiti e forse il quartiere più bello che ho visitato in questo video.
Ebbene ragazzi, direi che dopo una giornata intera passata in giro per Pechino a fare shopping sono distrutto, punto numero uno. 20.000 e passa passi fatti in una giornata mi hanno disfatto, ma devo dire che è stata comunque una bella giornata. Possiamo quindi ufficialmente definire conclusa questa giornata di shopping. Approfitto di questo momento per farvi un attimo vedere quello che ho comprato. Devo essere sincero, premessa, abbiamo comprato delle cosine, ma non è che siamo impazziti come credevo. In realtà ho scoperto che lo shopping cinese non fa troppo per me, nel senso che ci sono diverse cose carine, ma hanno uno stile che non si avvicina troppo al mio. Però ecco, se a voi piace particolarmente magari lo stile street style un po' tamarro, trovate tantissime belle cose. In realtà speravo di trovare anche un po' più brand cinesi. Nei quartieri dove siamo andati ce n'erano alcuni, ma in realtà ho proprio capito che loro hanno poche di queste cose, vivono molto di cose importate, hanno tantissimi brand internazionali, pochi locali, e quei pochi locali hanno uno stile che personalmente non si addice a me. Quindi in realtà abbiamo fatto un giro, abbiamo visto un sacco di cose, anche nei vintage hanno tantissime cose importate dall'America, non lo so, è molto particolare come cosa. Comunque ci siamo fatti i nostri giri, non abbiamo preso tantissime cose, ma secondo me le cose che abbiamo preso in realtà sono carine. Inizierei in particolare da due cosine che ho comprato nel quartiere, quello più vintage di Pechino. È un quartiere artistico che si chiama 798 Art District, che probabilmente è il quartiere più carino che abbiamo visitato oggi, ovvero più caratteristico, più in linea con quello che piace a me. Questo quartiere in particolare è una vecchia zona militare che hanno riconvertito in zona commerciale con un sacco di negozietti, ci sono molti vintage store, ci sono anche delle gallerie, fanno delle art exhibition, c'è veramente un sacco di cose con barettini, ristorantini super carini, e lì c'è un bel vibe. E abbiamo comprato due cosine che ne approfitto adesso per farvi vedere. In realtà non sono nulla di che, ma ho comprato in realtà questa tazza che secondo me è molto carina, con questo teddy bear qui davanti. È di questo brand che si chiama Lovely Things. Non so bene descrivervi questo negozietto, però diciamo che tutto ciò che c'è all'interno di questo negozio è super cute, cioè vendono solo cose carine, c'hanno tipo piattini, tazzine, cose per il tè, sticker, veramente c'è un po' di tutto, vendono solo cose carine e ho preso questa tazzina carina, ragazzi, così quando ci facciamo la nostra colazione a Milano ci ricordiamo che l'abbiamo presa a Pechino. In uno dei negozietti vintage dove c'erano delle cose belle, però era decisamente overpriced, c'erano anche dei custom made bellissimi, però non mi stavano perfetti e non avrei mai speso quella cifra. Però ho trovato una cosetta molto carina in questo negozietto vintage dove ho acquistato una cosa un po' out of the box. Ho preso questa cravatta che non avevo mai visto come pattern, cioè questo pois con queste scritte che secondo me è molto carina. In realtà questo è un gift, però ecco, ho pensato che potesse essere una cravatta un po' diversa dal solito e mi è subito piaciuta, e quindi ho deciso di comunque darle una chance e di prenderla. In realtà nel distretto d'arte abbiamo comprato solo queste due cose, c'erano anche altre cose che mi piacevano, però non da spenderci tutti quei soldi, quindi in realtà abbiamo fatto un po' un pick and choose. Ad ogni modo, essendo che non abbiamo trovato tantissime cose, sono andato a fare anche un giro, in particolare, come avete visto all'inizio del video, da Uniqlo. Motivo principale per il quale sono andato da Uniqlo è che qui in Asia è scontato rispetto che all'Europa e soprattutto rispetto a Milano. Quindi voi mi direte, sei andato fino in Cina e a Pechino per andare da Uniqlo? Non per andare da Uniqlo, ma ci sono andato e ci ho anche comprato un sacco di cose. Infatti, come potete vedere, abbiamo fatto parecchi danni. Però raga, il motivo principale è che qua le cose sono scontate, cioè ne vale veramente la pena. Quindi vi faccio vedere le cosine che ho comprato da Uniqlo. Non tante, però secondo me ci stavano. Erano quei pezzi che volevo comprare a Milano, ma costavano troppo e quindi io non li volevo prendere. Quindi iniziamo. Borsa super carina, nera, sapete che io sono un grande fan di queste borse di Uniqlo, ne ho portata una in questo viaggio in Cina perché sono super spaziose e comode, per i viaggi sono pazzesche. Questo modello qua a tracolla, ma lo potete tenere anche sotto braccio, è piena di tasche, fatta in nylon, impermeabile, veramente non si distrugge, pazzesca, perfetta, pagata 10 euro, quindi ovviamente l'abbiamo comprata perché, cioè,
molto carina, ci sta, mi piace molto, quindi questo è il primo acquisto che abbiamo fatto da Uniqlo. E in realtà, allora, devo dire che io lo so che questo Uniqlo haul è parecchio noioso, perché raga, tutto sto casino per 2 felpe, lo so. Ho preso 2 set di tute, la mia tuta nera che vedete in tutti i miei video, l'ho presa sia in grigio sia in questo beige un po' sabbia, e costavano veramente poco. Queste a Milano costano tipo 80 euro a set, e qui li ho pagati praticamente la metà, quindi nel senso io ne ho approfittato assolutamente. Quindi niente, ci siamo presi delle tute. E un'altra cosa che ho comprato da Uniqlo, che anche qui a Milano la volevo prendere ma ero in dubbio, qui l'ho trovata ad un prezzo talmente basso che ho detto ma sì, togliamoci questo sfizio. Ho comprato una giacchetta semplicissima, però addosso stava molto bene, quindi ho deciso di togliermi questo sfizio e di prendere anche lei, perché alla fine comunque era il mio compleanno, quindi nel senso io uno sfizio me lo sono tolto. E ultima cosa, a parte questa che già vi ho fatto vedere all'inizio del video, che penso che sia l'acquisto più bello che ho fatto in Cina, perché è veramente pazzesca, siamo appena tornati da una cena e siamo andati con degli amici di famiglia che vivono qui, e loro sono stati carinissimi perché mi hanno comprato un pensierino. E raga, io avevo perso le speranze in questa giornata, cioè ero veramente affranto, sono sincero, perché ho detto, avevo delle aspettative, volevo prendere un sacco di cose, speravo di trovare delle robe bellissime, e in realtà, come avete visto, il bottino è stato un po' misero, quindi è stata una seduta di shopping in autonomia un po' flop. Ma loro mi hanno comprato questa maglietta che adesso vi faccio vedere, che è stupenda. Alla fine ero molto affranto, poi sono andato a cena in questo posto stupendo, in questa terrazza, con una vista sul Yutong di Pechino. Ho ricevuto questo regalo fatto da loro che è stupendo, e quindi niente, quando avevo perso completamente le speranze c'è stato il plot twist alla fine della giornata, e quindi mi sono un po' ritirato sul morale. Mi hanno comprato una maglietta, non ho idea di dove l'abbiano presa, ma è una maglietta stile anni 70, un po' vintage, con una grafica e una frase motivazionale cinese legata ai giovani. Me l'hanno venduta così, ora non mi chiedete assolutamente che cosa significa, ma ad ogni modo la maglietta che mi hanno regalato è questa qui, con questa grafica e scritta in cinese qua davanti, con il colletto blu e rossa, e non lo so, cioè è stupenda, mi piace tantissimo, e credo anche che con un jeans e un cappellino ci stia veramente bene, e questa è molto il mio stile. In realtà questo è esattamente il genere di cose che volevo comprare, oltre a dei capi un po' particolari che però non abbiamo trovato. Quindi ecco, che dire, con questi nostri acquisti possiamo ufficialmente terminare questo video, che in realtà conclude anche l'intero nostro viaggio di 10 giorni qui in Cina. Se siete arrivati dagli altri video in cui abbiamo fatto un sacco di giri e cose in giro per il paese, beh, posso ufficialmente definire concluso il nostro tour della Cina e questa serie di video e travel vlog dedicati al nostro viaggio. Quindi io in tutto questo vi mando un bacione e vi ringrazio per averli guardati. Siamo arrivati anche alla conclusione di questo video, quindi come sempre grazie. Spero vivamente che questi video della Cina vi siano piaciuti, mi sono divertito a farli, mi sono impegnato. Per me è stato un piacere portarvi con noi in questi 10 giorni. Non mi resta che salutarvi. Noi ci vediamo nel prossimo video, ci ritroviamo a Milano, ahimè, di nuovo nella nostra quotidianità. Concludiamo ufficialmente il nostro viaggio in Cina, ragazzi. Grazie ancora, al prossimo video. Ciao!